Ecco il cappottino terminato, perdonatemi se l'ho messo sul manichino, ma non avendo la modella e poi anche per salvaguardare i bimbi, l'ho appoggiato sul manichino. Ecco come si presenta, i bottoncini, come vi dicevo, con la chiusura con gli automatici, la manicina, il colletto. Abbiamo creato questa sorta di arricciatura tirando un po' il filo all'interno. Che dire, è un filato magnifico, adattissimo per i bimbi perché vi ho dimostrato che assolutissimamente non perde pelo. È una lavorazione semplice. La misura del cappottino è un 12-18 mesi, ma può anche essere per 24 mesi perché l'ho realizzato un po' più grande perché non mi piaceva l'idea della costrizione addosso ad un bambino piccolo. Spero che vi piaccia, ci vediamo al prossimo tutorial, fatemi sapere, grazie. Per la realizzazione di questo cappottino da bimba io ho utilizzato il mio cincillà della Mistrico Filati. È un 100% microfibra, 100 grammi sono 65 metri. Può essere lavorato con i ferri o l'uncinetto del numero 9 e del numero 10. Io utilizzerò i ferri del numero 10. Il New Cincillà è un filato con effetto pelliccia, morbidissimo, caldissimo, ideale anche per i bambini perché è anallergico e in più, per quanto io possa tirare, non rilascia assolutissimamente pelo, quindi si è abbastanza sicuri. Quindi questo cappottino bimba io lo realizzerò nella taglia 12-18 mesi, poi naturalmente è individuale perché non tutti i bimbi crescono allo stesso modo, quindi risulta a volte un po' difficile individuare le taglie precise. Io ho lavorato un campione, quindi ho lavorato 10 maglie, 10 maglie sul ferro per 10 giri e mi corrisponde a 10 centimetri per 10. Quindi ho messo sul ferro 60 maglie, ho messo sul ferro 60 maglie, quindi 60 centimetri, al quale ho aggiunto 20 maglie, quindi 20 centimetri, per creare l'arriccio. Quindi andiamo a vedere come mettere le maglie sul ferro. Per iniziare a mettere le maglie sul ferro, mi raccomando, lasciate da un lato un bel po' di filato. Cosa faccio? Prendo il filo, lo giro su se stesso e formo una sorta di cappio. Con il ferro mi vado a prendere questo filo qui, questo centrale, e poi tiro leggermente entrambi i lati del filo. Così. Poi prendo il filo tra il pollice e l'indice in questo modo, passo il pollice sotto al filo, anche l'indice, e lo avvolgo leggermente in questo modo, passo il ferro attraverso, il filo al lato opposto lo passo da sotto al ferro e faccio scivolare su attraverso il ferro il filo che mantengo con la mano sinistra e tiro ed ho messo su 2 maglie. Ripeto, prendo il filo tra il pollice e l'indice, passo il pollice sotto al filo, anche l'indice, e me lo avvolgo leggermente tra le dita in questo modo. Passo il ferro attraverso, prendo il filo alla mano opposta, lo passo sotto al ferro, faccio scivolare su il filo e tiro. Quindi mettiamo su 60 maglie
più 20, quindi dobbiamo mettere sul ferro 80 maglie. Vi faccio rivedere: prendo il filo in questo modo, lo attorciglio tra il pollice e l'indice creando un semicerchio, passo il ferro attraverso, il filo lo passo da sotto al ferro, faccio scivolare l'arco che ho creato con la mano sinistra e tiro il filo. Quindi mettiamo sul ferro 80 maglie. Ho terminato di mettere tutte le maglie sul ferro. Adesso cosa faccio? Il ferro con le maglie lo manteniamo con la mano sinistra, mentre il ferro destro ci serve per passare le maglie e lavorarle. Io il primo ferro lo lavoro sempre al rovescio, quindi cosa faccio? Inserisco il ferro destro mantenendo il filo dietro al ferro, inserisco il ferro nella maglia da sotto a sopra, così. Quindi inserisco il ferro da sotto a sopra, prendo il filo, lo avvolgo attraverso il ferro destro da sopra a sotto e mi faccio scivolare la maglia. Poi, sempre mantenendo il filo dietro al ferro, prendo il ferro destro, lo passo da sotto a sopra la maglia, prendo il filo, attraverso da sopra al ferro, passo sotto, in questo modo lo mantengo leggermente tirato e mi faccio scivolare la maglia. Quindi da sotto a sopra, prendo il filo, lo faccio girare intorno al ferro, lo mantengo leggermente tirato e mi estraggo il filo, la maglia, scusatemi, e procediamo così per tutto il giro. Lavoro l'ultima maglia, passo, vi ripeto, il ferro da sotto a sopra, il filo da sopra a sotto sul ferro destro, tiro leggermente e mi estraggo la maglia ed ho terminato il primo giro. Adesso passo il filo con il ferro con le maglie sul lato sinistro, mentre sul destro avremo quello vuoto. Il secondo ferro lo lavoriamo a dritto, filo davanti al ferro, inserisco il ferro destro attraverso la maglia da sotto verso l'esterno, in questo modo. Prendiamo il filo e questa volta lo passiamo da sotto al ferro in su, tiriamo ed estraiamo la nostra maglia. Quindi il dritto si lavora prendendo il ferro, passandolo attraverso la maglia da sotto verso l'esterno e avvolgendo il filo sul ferro destro da sotto a sopra in questo modo, e ci lavoriamo tutto il ferro in questo modo, quindi da sotto verso l'esterno, il filo lo passiamo da sotto al ferro in su, manteniamo sempre leggermente tirato e ci estraiamo la maglia. Lavoro l'ultima maglia a dritto ed ho terminato anche il mio secondo giro. Ripasso il ferro con le maglie sulla sinistra e il ferro vuoto sulla destra. Adesso dobbiamo lavorare nuovamente il rovescio, quindi filo all'interno del ferro, con il ferro sulla destra passo attraverso la maglia da sotto a sopra, prendo il filo, lo avvolgo da sopra a sotto in questo modo, mantengo leggermente e mi estraggo la maglia da sotto a sopra
il filo dall'interno lo passo sopra al ferro destro, lo avvolgo, mantengo leggermente tirato e mi estraggo il ferro attraverso la maglia e lavorerò così tutto il ferro. Allora, noi lavoreremo un ferro a dritto, un ferro a dritta e un ferro al rovescio. Questo sino a raggiungere l'altezza di 40 centimetri. Quindi dovremo lavorare le 80 maglie. Le 80 maglie le dovremo lavorare per 40 centimetri, sempre un ferro a dritta e un ferro al rovescio per i nostri 40 centimetri. Io ho finito di lavorare i miei 40 centimetri, adesso sul dritto del lavoro dobbiamo effettuare delle diminuzioni. Quindi, allora, siamo partiti che avevamo 80 maglie e le abbiamo lavorate per 40 centimetri. Adesso queste 80 maglie devono diventare 60 maglie, quindi vi faccio qui uno schema, ogni 4 maglie dritte ne lavoreremo 2 insieme, quindi da 80 maglie dovranno diventare 60 maglie. Quindi sul dritto del lavoro io inserisco il ferro, come già vi ho spiegato. Il dritto si fa da dietro la maglia verso il davanti, il filo lo si passa da sotto a sopra al ferro destro e lavoro la prima maglia dritta, una seconda maglia, una terza ed una quarta maglia dritta. Adesso dobbiamo fare una diminuzione, quindi prendo 2 maglie, una e 2, inserisco il ferro sempre da dietro la maglia verso il davanti, prendendo entrambe le maglie così, passo il filo da sotto a sopra, lo mantengo leggermente teso e mi chiudo le 2 maglie insieme ed ho effettuato una diminuzione. Nuovamente una maglia già l'abbiamo lavorata, quindi 2, 3, 4, mi chiudo 2 maglie insieme, quindi prendo le 2 maglie insieme, passo il filo e chiudo ed ho effettuato una seconda diminuzione. Perché vi dico che dobbiamo calcolare una maglia già lavorata? Perché chiudendo le 2 maglie insieme andiamo ad effettuare la diminuzione, però nello stesso tempo prendiamo una maglia delle 4, quindi una già l'abbiamo lavorata, lavoriamo la seconda, la terza e la quarta. Adesso lavoriamo la diminuzione, 2 maglie prese insieme, una e 2, inserisco il ferro da dietro verso il davanti, passo il filo e chiudo le maglie insieme ed ho effettuato un'altra diminuzione e adesso procedete così per tutto il vostro ferro. Io ho terminato il ferro con le diminuzioni, volto il lavoro, passo il ferro con le maglie sulla sinistra e il ferro vuoto sulla destra, lavoro un giro al rovescio, le maglie così come si presentano, inserisco il ferro,
e mi lavoro le maglie. Inserisco il ferro da sotto a sopra all'interno del ferro, prendo la maglia, avvolgo il filo e la estraggo. Quindi dopo il ferro delle diminuzioni sul dritto lavorerò il ferro al rovescio. Io ho terminato il mio giro al rovescio, adesso mettiamo un attimo in sospeso la parte lavorata perché dobbiamo avviare le nostre maniche. Allora facciamo un attimo una piccola divisione. Allora, noi da 80 maglie siamo arrivate a lavorarne 60. Abbiamo 60 maglie totali ed abbiamo lavorato per 40 centimetri. Adesso dovremo effettuare la divisione per i due davanti e per il dietro, quindi lasceremo 30 maglie dietro e 15 maglie un davanti e 15 maglie l'altro davanti. Tra un primo davanti e il dietro dovremo inserire la manica, quindi andremo ad avviare le maglie per le maniche che poi andremo a inserire qui e lavoreremo tutto insieme. Allora, per la manica io avvio 12 maglie e lavorerò in giri di andata e di ritorno un ferro a dritta e un ferro al rovescio per 10 centimetri. Quindi avviamo le 12 maglie con un ferro a nuovo, aiutatevi con un ferro ausiliario se è possibile. Io l'ho preso di un altro colore così da non confondermi e avvio le mie 12 maglie come vi ho fatto vedere all'inizio del lavoro. Giro su se stesso il filo e lavoro un cappio, inserisco l'uncinetto, scusatemi, inserisco il ferro qui, il filo che viene al centro del cappio e tiro. Mi raccomando, lasciate sempre del filo in più perché con questo noi formeremo le maglie. Quindi una, prendo il filo tra il pollice e l'indice, avvolgo il filo leggermente in un mezzo giro, inserisco il ferro al suo interno, passo il filo da sotto a sopra, faccio scivolare, mantengo il filo con la mano destra leggermente tirato e tiro il filo sinistro, quindi abbiamo due maglie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Adesso passiamo il filo con le maglie sul lato sinistro e con il ferro destro, scusatemi, con il ferro destro il primo giro lo lavoro al rovescio, quindi il rovescio si lavora inserendo il ferro da dietro la maglia, verso su. Passiamo poi il filo da sotto verso sopra ed estraiamo la maglia. Scusate, ma è un po' difficile con tutta questa confusione.
una da sotto a sopra, avvolgo il filo ed estraggo e lavoro il ferro tutto al rovescio. Terminato il filo al rovescio, passo il ferro con le maglie sulla sinistra e il ferro vuoto lo mantengo con la destra, e adesso lavoriamo il dritto come abbiamo fatto in precedenza. Inserisco il ferro vuoto da sotto la maglia verso l'esterno, avvolgo il filo da sotto verso sopra, lo mantengo leggermente tirato e mi estraggo la maglia. Vado nella maglia successiva, da sotto verso l'esterno il ferro, passo il filo ed estraggo e lavoro così tutto il ferro, quindi un ferro sì e un ferro no, dritto e rovescio, per 10 centimetri. Io ho terminato di lavorare i miei 10 centimetri della prima manica, adesso ne avviate un'altra e ci vediamo dopo. Io ho terminato di lavorare anche i 10 centimetri dell'altra manicina e stacco il filo. Adesso passiamo il lavoro tutto su di un ferro, quindi adesso dobbiamo mettere tutte le maglie su un solo ferro, quindi un primo davanti, la manica, il dietro, l'altra manica e l'altra parte del davanti. Quindi, sempre aiutandovi con un ferro ausiliario, iniziamo a passare le maglie del davanti. Le passate, le lavorate così come si presentano. Io in questo momento ho il rovescio e quindi mi passo le prime 15 maglie, sul ferro e le lavoro. Quindi mi trovo le maglie al rovescio e le lavoro al rovescio. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Inserite le prime 15 maglie, adesso devo inserire una manica. Cosa faccio? Metto in sospeso il ferro sulla sinistra, così prendo il ferro dove abbiamo le nostre maniche, mettiamo un marcapunti sopra la prima e l'ultima maglia per segnarci che sono le nostre maniche. Una, e due. E adesso passo le maglie sul ferro. Non dovete più utilizzare questo filo che abbiamo tagliato, quindi lo mettete così, lo mantenete, ma dovete utilizzare il filo che stiamo mettendo, stiamo lavorando le maglie. Quindi mi passo la prima manica.
Sempre mi trovo sul rovescio, quindi passo la prima manica. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9, 10, 11 e 12, e mi sono passata la prima manica, quindi abbiamo passato 15 maglie il primo davanti, la manica. Adesso riprendete il ferro dove abbiamo lasciato in sospeso le maglie e dobbiamo passare 30 maglie per il dietro e procediamo come abbiamo lavorato prima e ci passiamo le 30 maglie. Quindi una, due, e dovete arrivare a 30. Ho passato le mie 30 maglie per il dietro, adesso dobbiamo aggiungere l'altra manica, quindi metto di nuovo in sospeso questo ferro e prendo l'altro dove abbiamo la manica e mi ripasso le 12 maglie dell'altra manicina. Quindi una, due, tre, e ripassiamo tutte le maglie della manica. Ho passato le 12 maglie dell'altra manicina, mi raccomando di mettere sulla prima e sull'ultima maglia il marcapunti per distinguere la manicina, e adesso mi vado a passare le ultime 15 maglie del davanti e le lavoro sempre così come si presentano. Una, due, e lavoriamo tutte le altre maglie, così abbiamo passato anche il secondo davanti. Io ho terminato di passare tutte le maglie, adesso abbiamo tutto il lavoro sul ferro, i due davanti, il dietro e le maniche. Vi faccio vedere come si presenta. Vedete la manicina attaccata già al lavoro principale, al cappottino. Adesso lavoriamo le maglie tutte su di un unico ferro, così come si presentano. Quindi procedo con la lavorazione. Mi trovo sul dritto del lavoro, lavorerò tutto il ferro a dritto, quindi inserisco il ferro. Vi ripeto, il dritto si lavora inserendo il ferro da dietro la maglia verso il davanti, il filo da sotto a sopra al ferro, leggermente tirato, e lo estraiamo da dietro. Passiamo il filo e lo estraiamo. Adesso dobbiamo continuare a lavorare, scusatemi, dobbiamo continuare a lavorare sempre un ferro a dritto ed uno rovescio, prendendo tutto il lavoro, quindi le 15 maglie del davanti, le 12 maglie
della manicina, le 30 del dietro, le 12 dell'altra manicina e le 15 del davanti, quindi tutto il lavoro, dobbiamo lavorare in giri di andata e di ritorno ancora per 10 centimetri. Quindi dobbiamo salire ancora per 10 centimetri. Ho terminato di lavorare i miei 10 centimetri dall'attaccatura della manicina. Adesso cosa faccio? Chiudo le prime 10 maglie iniziali. Quindi adesso devo chiudere le prime 10 maglie iniziali, 10 maglie all'inizio e 10 maglie alla fine. Quindi verrà così il lavoro. Trovandomi sulla dritta del lavoro, inserisco il ferro, lavoro la prima maglia, la estraggo, lavoro una seconda maglia, sul ferro destro adesso mi trovo 2 maglie. Cosa faccio? Aiutandomi con il ferro sinistro, accavallo la prima maglia con la seconda ed ho chiuso. Vi faccio rivedere, quindi ho chiuso la prima, lavoro la terza maglia e accavallo la seconda con la terza, prendendo la seconda maglia, tenendo tirato un po' il filo, la faccio scivolare e ho chiuso la seconda maglia. Vado nella quarta, la lavoro la maglia, accavallo la terza maglia con la quarta, in questo modo, e procedo così sino a chiudere 10 maglie. Ho chiuso le prime 10 maglie, adesso lavoro le maglie così come si presentano fino alla fine, saltando naturalmente le ultime 10. Quindi mi dovrò fermare 2, 4, 6, 8, 10. Mi fermerò in questa maglia qui prima delle ultime 10 maglie. Quindi mi vado a lavorare le maglie così come si presentano. Ce l'ho sul dritto e quindi lavorerò tutte le maglie a dritto sino a raggiungere e fermarmi naturalmente alle ultime 10 maglie sul ferro. Ho lavorato tutto il ferro, mi sono fermata dove abbiamo le ultime 10 maglie e adesso procediamo col chiuderle. Quindi lavoro una maglia, lavoro la seconda maglia, passo la maglia precedente lavorata sopra alla maglia successiva, lavoro la maglia successiva e passo la maglia precedente sulla maglia lavorata e procediamo così sino a terminare le 10 maglie. Passo la precedente sopra la maglia lavorata, lavoriamo la maglia successiva, la passiamo con la precedente
ancora. Continuiamo con le ultime maglie. Lavoriamo la successiva e passiamo la precedente. Come potete vedere, stiamo iniziando a chiudere le maglie come abbiamo fatto all'inizio del giro. Passo la maglia, lavoro l'ultima maglia sul ferro sinistro, passo la penultima sull'ultima maglia ed abbiamo chiuso le 10 maglie. Adesso tagliamo il filo e tiriamo. Ecco qui, abbiamo chiuso le 10 maglie come abbiamo fatto all'inizio del giro. Adesso voltiamo il lavoro e riattacchiamo il filo. Ci troviamo quindi sul rovescio e andiamo a riattaccare il filo per lavorare il nostro colletto. Quindi ho le maglie al rovescio, mantengo il filo così come se non l'avessimo mai staccato, prendo la maglia, lavoro il filo intorno al ferro e mi estraggo la maglia. Continuo. E procedo così adesso per tutta la lunghezza delle maglie restanti, sempre lavorando in giri di andata e ritorno, quindi in ferro dritto e ferro rovescio, lavorando sempre tutte le maglie in ferri di andata e di ritorno per creare adesso il colletto, perché noi qui adesso abbiamo lasciato le maglie in sospeso, quindi adesso dobbiamo lavorare da questo punto a questo punto in modo da formare una sorta di collo. Quindi lavoreremo i ferri, 10 ferri, quindi da il punto in cui abbiamo chiuso al punto estremo, quindi tutte le maglie che ci troviamo sul ferro, dobbiamo lavorare 10 ferri. Terminati i 6 giri che abbiamo fatto per il collo, adesso procedo a chiudere le maglie come vi ho fatto vedere in precedenza. Quindi lavoro la prima maglia, la estraggo, lavoro la seconda maglia e passo la prima maglia sopra la seconda e la sfido in questo modo. Poi lavoro la terza e passo la seconda sulla terza. E procedo così nel chiudere tutte le maglie sopra il ferro. Chiudo l'ultima maglia, passo l'ultima maglia così, taglio il filo e lo estraggo dal ferro tirandolo ed abbiamo chiuso. Adesso prendete il rovescio del lavoro
tirate fuori la manicina in questo modo, togliamo i marcapunti e passiamo col cucire la manica. La cuciremo con maglia bassissima con l'uncinetto. Quindi cosa faccio? Inserisco l'uncinetto all'inizio qui del lavoro, entro nella maglia, prendo la maglia nel lato opposto, mi tiro il filo e lo passo, poi prendo la maglia successiva, la corrispondente, mi estraggo il filo, lo passo attraverso la prima maglia che abbiamo sull'uncinetto e chiudo e procedo così fino a raggiungere il sottobraccio dove noi abbiamo aggiunto la manica. Terminata di cucire la manicina in tutta la sua lunghezza, lavoro una catenella e taglio il filo. Allo stesso modo cucite l'altra manicina, mi raccomando di togliere i marcapunti. Ho terminato di cucire entrambe le manicine, ho girato il lavoro sul dritto. Adesso sulla parte, come potete vedere qui, dove abbiamo lasciato le 10 maglie in sospeso, io andrò a cucire delle semplici ciappe, degli automatici, proprio per non creare problemi con i buchi, e ne metterò 4. Spero che si veda, 2 e 2. Poi sulla parte opposta, dove dovrebbero starci le asole, andrò a cucirci i bottoncini. 2, 3 e 4. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Togliamo i bottoncini. Se dovesse risultarvi larga quando togliete il cappottino da sopra al ferro, qui nella parte dove abbiamo creato le diminuzioni, esclusa la parte con la chiusura delle 10 maglie dove andranno i bottoncini, partendo da questo punto qui andremo ad inserire, qui dove abbiamo fatto le diminuzioni, che è anche molto evidente, andrò ad inserire con l'ago un filo in questo modo, in modo da creare una sorta di arricciatura solo per il dietro. Come potete vedere, ho passato il filo e l'ho reso più un po' più arricciato, quindi più accorpato. Ho cucito gli automatici e poi ho cucito i bottoncini sull'esterno. Adesso vi sistemo il cappottino per farvi vedere. Eccolo qui, abbiamo terminato anche questo. Adesso, per quanto riguarda il colletto, che risulta essere molto largo, ma essendo un capo destinato a delle bimbe, essendo troppo stretto, potrebbe dar fastidio. Lo stesso discorso
possiamo stringere leggermente lo scollo. Quindi per quanto riguarda lo scollo lo stringiamo con delle maglie bassissime, quindi prendendo in linea la parte dove abbiamo chiuso, inseriamo l'uncinetto qui, estraiamo il filo e con delle maglie bassissime facciamo in questo modo, più o meno a questa distanza, diciamo, prendete come distanza la parte esterna dell'uncinetto, inserisco il filo, estraggo il filo, lo passo ancora, sempre prendendo come misura la parte esterna dell'uncinetto, inserisco, estraggo e passo, e come potete vedere creo delle diminuzioni naturalmente invisibili, ma che arricceranno leggermente il colletto, perché non deve dar assolutissimamente fastidio. Nascondiamo tutti i fili e vediamo il risultato finale.